Questo è il cervello di una persona con depressione. Questo invece è il cervello di una persona senza depressione. La depressione non è qualcosa di immaginario o una condizione dovuta a colpe personali. È un disturbo frequente, anzi il disturbo mentale più frequente che causa maggiore sofferenza nella popolazione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2030 la depressione sarà la principale causa di disabilità nel mondo. Parliamo per la prima volta sul canale dei disturbi dell'umore. Mentre compiamo qualsiasi attività, il tono dell'umore oscilla, con variazioni dal ritmo più vario, minuti, ore e giorni. In alcuni casi però, il tono dell'umore risulta alterato in modo patologico. I casi principali sono umore depresso, quando l'umore si abbassa in modo eccessivo rispetto alla norma, e stato maniacale, quando l'umore si alza in modo eccessivo rispetto alla norma. I disturbi dell'umore si dividono in unipolari se riguardano solo uno dei due poli e bipolari se riguardano l'alternanza di episodi depressivi ed episodi maniacali. In questo video parlerò in modo specifico della depressione maggiore, il tipo di disturbo unipolare più diffuso. Spesso si pensa che essere depressi significhi semplicemente essere tristi per la maggior parte del tempo, ma vuol dire molto più di questo. La depressione può portare a una sensazione di intorpidimento, come se fossimo anestetizzati e incapaci di provare emozioni, indifesi e senza speranza. Niente sembra più avere valore e perdiamo interesse per quasi tutte le attività. Anche il sonno cambia. Si può soffrire di insonnia o ipersonnia. Altri sintomi ricorrenti sono variazioni nell'appetito e nel peso, agitazione o rallentamento psicomotorio, ansia, mancanza di energia, ridotta capacità di pensare o concentrarsi. Si parla di disturbo depressivo persistente o distimia quando i sintomi sono inferiori per numero e gravità, ma hanno una durata maggiore. Ci sono poi alcuni sottotipi, come la depressione postpartum, la depressione stagionale o il disturbo disforico premestruale. Quali sono le cause della depressione? Si stima un 40% di cause genetiche e un 60% di cause ambientali. Tra le cause ambientali troviamo le esperienze infantili avverse, in particolare quelle protratte nel tempo, che sono un importante fattore di rischio. Secondo Aaron Beck, psichiatra e psicoterapeuta statunitense, famoso per aver fondato la psicoterapia cognitiva, la depressione si caratterizza per una triade negativa, ossia una visione negativa di sé, del mondo e del futuro. Le persone che soffrono di depressione hanno acquisito durante l'infanzia schemi di pensiero negativi, in conseguenza di eventi gravemente stressanti come la perdita di un genitore, il rifiuto sociale dei coetanei, l'atteggiamento depresso di uno dei genitori, eccetera. Gli schemi mentali non sono pensieri coscienti, si tratta piuttosto di un insieme di convinzioni che influenzano il significato che ognuno di noi dà alle esperienze, senza però esserne consapevole. Una volta attivati, questi schemi negativi sono la causa delle distorsioni cognitive, ossia tendenze a elaborare le informazioni secondo particolari modalità negative. Alcuni esempi sono la tendenza a catastrofizzare, ossia a sopravvalutare la probabilità di un evento spiacevole, oppure la tendenza a personalizzare, ossia la tendenza a pensare di essere il principale responsabile di qualsiasi evento negativo ti capiti intorno, in cui in realtà il tuo ruolo è stato secondario oppure nullo. Una possibile complicanza è rappresentata dall'abuso di alcolici o di altre sostanze come tentativo di lenire l'angoscia provata. La complicanza più grave è rappresentata dalla morte per suicidio, che interessa il 15% dei pazienti affetti da depressione maggiore. Che cosa accade nel cervello di una persona depressa? I principali neurotrasmettitori coinvolti sono la serotonina e la noradrenalina. La serotonina influisce sulla forza di volontà, sulla motivazione e sull'umore. La noradrenalina aumenta la concentrazione e la capacità di far fronte agli stress.
Per quanto riguarda le aree interessate, si osserva una diminuzione estremamente significativa dell'attività della corteccia prefrontale, la sede delle nostre funzioni superiori, dei nostri pensieri e del controllo degli impulsi. In associazione a questo si osserva l'iperattivazione dell'amigdala, il che spiega lo stato di forte ansia che spesso si accompagna alla depressione. Infine si osserva l'alterazione dell'asse ipotalamo-ipofisario con i livelli di cortisolo estremamente elevati. Il picco massimo di cortisolo in tutte le persone è al mattino. Questo spiega perché nei soggetti depressi questa fase della giornata è così difficile. Si può guarire dalla depressione? La risposta è sì. La ricerca sottolinea come l'approccio integrato, ossia l'unione della psicoterapia e del trattamento farmacologico, rappresenti la terapia più efficace nel breve e nel lungo termine. Secondo la ricerca, la psicoterapia va ad agire principalmente sull'attività della corteccia prefrontale, che porta poi a una rimodulazione delle zone sottocorticali. Viceversa, il trattamento farmacologico avrebbe come bersaglio principale le strutture sottocorticali, che poi vanno a modificare l'attività prefrontale. Per questo motivo il trattamento integrato è così efficace. Una persona vicina a me soffre di depressione. Che cosa posso fare per aiutarla? Molte delle difficoltà che si incontrano a stare vicino a chi soffre di depressione derivano dall'apparente invisibilità del disturbo. Accettare che la depressione è una malattia come tante altre, anche se con sintomi non visibili e in alcuni casi difficili da comprendere, rappresenta quindi il primo vero aiuto per chi ne soffre. Quindi, piuttosto che provare a spronare la persona in tutti i modi, sarebbe meglio assumere un atteggiamento di comprensione. Per esempio, so che stai male, che in questo momento non ce la fai, ma sono sicuro o sicura che con le cure giuste tornerai a stare bene. E di vicinanza emotiva come mi dispiace che stai soffrendo così, se potessi farei di tutto per aiutarti. Esattamente come fareste se la persona cara avesse qualsiasi altra patologia fisica anziché la depressione. Uscire dalla depressione. Korb sostiene che quando si è depressi è come se si stesse all'interno di una spirale che ci spinge verso il basso. La nostra attività cerebrale si modifica e come la forza di gravità questa spirale tende ad autoalimentarsi. Invertire la spirale, però, è possibile. In associazione alla terapia, anche noi possiamo mettere in atto delle azioni che influiscono in modo positivo sull'attività elettrica del cervello. L'esercizio fisico è uno dei modi più diretti e potenti per cominciare il percorso di risalita. Se la depressione rende stanchi e letargici, modifica i ritmi sonno-veglia, ci porta a mangiare poco o a mangiare cibo spazzatura, dall'altro l'esercizio ci dà energia e vitalità, aumenta la qualità del sonno e migliora l'appetito. Se la depressione rende difficile concentrarsi e peggiora l'umore, l'esercizio fisico rende più acuti e migliora la capacità di prendere decisioni, migliora l'umore, riduce l'ansia e aumenta l'autostima. Infine, se la depressione ci fa sentire soli, l'esercizio ci incoraggia a uscire e a prendere contatto con il mondo. Sottolineo che non sostengo che l'esercizio fisico sia la cura, ma certamente è un validissimo alleato per sconfiggere la depressione. Io ti ringrazio di cuore per aver visto il video fino a qui. Se hai domande o riflessioni in merito, lascia pure un commento qui sotto. Io ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!